Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, perdonatemi la voce nasale, ma questa influenza che è imperversa non vuole andare assolutamente via. A proseguo della live che abbiamo fatto ieri sera nell'immediato post partita, ci ritorniamo oggi con le parole del mister nella conferenza stampa dopo Napoli-Cagliari giocata ieri, vinta per 1-0, con un Conte che sarebbe stato anche bene con lo 0-0, almeno questo emerge dalla conferenza stampa, ma andiamo a vedere cosa ha detto il mister. Facciamo il punto della situazione facendo anche un parallelo con il campionato dell'anno scorso, perché sia la prima giornata e sia quella di ieri comunque presentano situazioni molto simili. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se volete, così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo comunque a farlo girare e mettersi in moto di domenica, visto che la giornata di campionato continua e vedremo poi le altre come sono messe e cosa faranno. Il parallelo con il campionato scorso: si presenta la prima giornata e si continua sull'asse Politano-McTominay, così come era terminato Napoli-Cagliari, appunto, nell'ultima giornata del campionato scorso, che porta allo scudetto, col Sassuolo stesso assist, stesso, quasi stesse zolle, comunque la buttiamo dentro, quasi ricordando ciò che era stato pochi mesi prima il gol di McTominay che porta al vantaggio contro il Cagliari nell'ultima giornata. Ieri altra situazione in parallelo, ma per minutaggi più che altro e per punti portati a casa, perché il 31 agosto 2024 si gioca Napoli-Parma. Si gioca Napoli-Parma e la portiamo a casa con un gol di Anchissà oltre il 90° di testa. Ieri la stessa situazione. Le partite giocate sono state completamente diverse, perché contro il Parma l'anno scorso comunque abbiamo sofferto e non poco, anche riacciuffato il pareggio, subiamo un'azione in contropiede e Meret ci mette una pezza facendo una grandissima parata e tenendo il Napoli ancora in gioco. Poi la portiamo a casa con il gol di Anghissà, approfittando comunque della non sostituzione, perché il Parma aveva finito le sostituzioni, diciamo, con l'espulsione dell'estremo difensore, del portiere, manda in porta un calciatore tra virgolette di movimento, e tutte le squadre l'avrebbero fatto, tutte le squadre lo fanno e lo faranno quando c'è una situazione del genere e va in porta un calciatore di movimento. La prima cosa che ti viene detta, ma non viene nemmeno detta a questi livelli perché lo si sa: devi calciare in porta, devi arrivare in area di rigore e tirare quante più volte possibili nei minuti rimanenti, perché in porta non c'è né il portiere titolare né il secondo, quindi hai un calciatore di movimento che non è il suo mestiere e ne devi approfittare. Lì la portiamo a casa in questo modo. Ieri invece trovi un Cagliari ancora incazzato, Pisacane, dopo le dichiarazioni post partita, perché l'aveva preparata prettamente così, e dobbiamo anche fargli i complimenti perché stava portando a casa un punto avendolo preparato al dettaglio, uomo su uomo, spazi stretti, squadra compatta, senza dare nessuna linea di passaggio disponibile al Napoli. È vero che noi potevamo fare di più, potevamo fare qualcosina in più, ma diventa complicato per tutti, non solo per il Napoli, ma anche a livello europeo, affrontare squadre che comunque si mettono così compatte e non lasciano assolutamente spazi. Serve in quel caso la superiorità numerica che deve arrivare da uno contro uno dagli esterni. È arrivata comunque nell'assedio finale, dove il Napoli viene, diciamo, viene fuori in ampiezza con l'entrata anche di Noah Lang. Ci allarghiamo, si allargano le maglie, il Cagliari comunque già un tantino sulle gambe, così come anche il Napoli, perché fisicamente porti una partita al 90° e quindi, diciamo, chi ti entra dalla panchina poi deve fare la differenza. L'ha fatta ieri, così come Alessandro Buongiorno, che è stato un piacere rivederlo in campo, e dalla conferenza stampa del mister nel pre-partita comunque ci è stato detto che l'intervento è stato superato, è solo una questione di acquisire minutaggio, ti tornerà al 200%. E ieri lo si è visto, Buongiorno è entrato in campo volendosi mangiare tutto: erba, avversari, pubblico, qualsiasi cosa si trovava davanti veniva comunque, diciamo, sovrastata da Buongiorno, che ha da recuperare prestazioni, minuti, che vuol giocare, ed è sicuramente dal punto di vista del carisma uno degli elementi cardine di questo Napoli e dei nuovi arrivati tra l'anno scorso e quest'anno. Cardine di questo gruppo il capitano, e non solo, perché ci sono tanti elementi che comunque
diciamo, hanno fatto sì che questo spogliatoio maturasse ancora di più, al di là del lavoro di Conte che sappiamo, è tutto lo staff, comunque i calciatori si sono messi a disposizione e quest'anno con lo scudetto cucito al petto abbiamo ancora fame, siamo concentrati, negli ultimi minuti c'è anche quella maturità di restare lucidi sapendo di poterlo mettere ancora in difficoltà l'avversario fino al fischio finale e tentare di portare a casa i 3 punti quando poi, diciamo, non molto tempo fa ci sarebbero stati anche alcuni elementi che tiravano i remi in barca dopo il 90° e comunque non girava niente più e noi stavamo qui a dannarci con un Napoli che stentava ad arrivare nella metà campo avversaria e rinunciava quasi a voler portare a casa i 3 punti e si accontentava dello 0-0. Accontentarsi dello 0-0 che a quanto abbiamo visto nella conferenza stampa post partita, Conte dice felice anche con lo 0-0, l'ho detto ai ragazzi perché comunque era una partita che si è messa diciamo in condizioni strane, quindi subivi una ripartenza, dice il mister, e potevi anche perderla 1-0, avendo comunque dal punto di vista della territorialità dominato perché il Napoli comunque si è riversato nella metà campo avversaria e Conte dice non mi aspettavo un Cagliari così difensivo, forse però siamo stati anche noi che comunque l'abbiamo tenuto lì per tutta la partita, nella metà campo, nella loro metà campo, perché abbiamo comunque fatto girare il pallone, abbiamo cercato determinate soluzioni, ma in queste condizioni di compattezza della squadra avversaria con un baricentro molto ma molto basso, servono calciatori che nell'uno contro uno ti creino quella superiorità numerica, che si prendano la responsabilità di entrare al limite in area con una serpentina. Perciò bisogna comunque allargare il gioco, forse dal punto di vista dei cambi si poteva far prima l'innesto di qualche esterno per non arrivare magari al 96esimo, ma è andata comunque bene. È un Napoli che ci ha messo cuore e anima fino all'ultimo secondo e l'ha vinta comunque il mister con i cambi dalla panchina, che possano essere tardivi o meno, alla fine hai portato a casa i 3 punti, però c'è questa diciamo situazione sullo 0-0 dove Conte sarebbe stato felice che divide un po' diciamo l'opinione pubblica perché forse non se l'aspettava dal mister, ma questa diciamo che queste dichiarazioni dal punto di vista del risultato dobbiamo non prenderle con le pinze, ma dobbiamo secondo me andare un attimo tra le righe perché Conte ogni volta che apre la bocca in conferenze stampe, post partita o pre partita, la prima cosa che diciamo mette sopra tutte è lo spogliatoio, i suoi ragazzi e l'armonia che non deve essere intaccata nella maniera più assoluta. Quindi diciamo che anche se un allenatore dopo uno 0-0 per 90 minuti contro il Cagliari non la butti dentro, può avere un tantino di amaro in bocca perché potevi gestire situazioni diversamente e quant'altro, ma lo fa in privato, li va a lavare, diciamo, in famiglia i panni sporchi e si presenta con questa situazione. L'ho detto anche ai ragazzi, sarei stato felice per lo 0-0, quasi un attimo, diciamo, togliendogli il peso dal groppone di questa partita che comunque dal punto di vista mentale presentava forse presentava un tantino di diciamo aveva un tantino di peso specifico nel caso poi non la portavi a casa o al limite ci rimettevi pure il punto con un'azione che lo sappiamo come vanno queste partite, un'azione, un lancio lungo, ti perdi al limite un esterno della squadra avversaria che parte, se ne va in porta, si inventa un gol esagerato, perdi il match e quindi dal punto di vista dell'andare a intaccare la serenità ci sarebbe stato qualcosina. Ecco perché forse Conte vuole un attimo, eh, diciamo, togliere responsabilità alla squadra per quanto riguardava diciamo, il risultato nel caso fosse finita anche 0-0 perché la prestazione è più che convincente. Prestazione che sicuramente può convincere dal punto di vista della territorialità, possesso palla, comunque hai provato a tirare in porta, ci hai provato a vincere la partita e non è che sei stato nella tua metà campo aspettando l'avversario e quindi studiando soluzioni solamente in ripartenza, ma va diciamo aggiustato il tiro per quanto riguarda
la situazione di dettarlo il passaggio, perché ieri siamo stati praticamente sempre con l'avversario addosso senza riuscire a divincolarsi cercando un'imbucata e essendo molto poco precisi sui cross e sui calci d'angolo. Non è una situazione che dici dobbiamo fare solo i cross e dobbiamo andare a cercare i calci d'angolo, le palle inattive e quant'altro, però quando si presentano in partita, perché calci d'angolo, palle inattive e situazioni del genere si presentano in partita anche se non sei una squadra che va a cercarla quella condizione, così come può essere, che ne so, come era la Roma di Mourinho ad esempio. La Roma di Mourinho era quella squadra che sullo 0-0 ancora perfetto, punizioni sulla tre quarti a go-go, uno contro uno quando si arrivava sulla tre quarti, quasi diciamo a una decina di metri dall'area avversaria, buttatevi a terra, prendetevi il fallo perché poi studiate in allenamento, quelle situazioni comunque portavano sempre a quel gollonzo con il cross in area di rigore che ti portava a casa i 3 punti. Il Napoli non è che studia, diciamo, queste situazioni come principali, ma dobbiamo sicuramente migliorare nell'esecuzione delle stesse perché non si possono battere 15, 16, 20 calci d'angolo a partita senza trovarne poi, diciamo, su 20, 3, 4, 5 che possano essere discretamente pericolose anche senza andare in gol. Non è che tu devi segnarlo per forza, però almeno diciamo chi la guarda la situazione da casa dovrebbe avere le indicazioni per pensare ok, però questo calcio d'angolo è stato tirato bene, siamo stati sfortunati lì, è stato migliore l'avversario, ci sono venuti a prendere, ha staccato quello di testa e diciamo è finita lì e quindi diciamo che l'avversario ha sovrastato il Napoli in quella situazione, però dobbiamo calciarli sicuramente molto meglio. Tanto è vero che il gol di ieri arriva da un calcio d'angolo dove ci si stava apprestando a batterlo nella stessa maniera e quindi verso il portiere a rientrare viene chiamato Novalang per batterlo ad uscire. Si spizza di testa, la palla finisce al limite dell'area di rigore e quindi si allarga di là a sinistra dove arriva Buongiorno, raso terra in area molto ma molto teso, arriva Anghissà a rimorchio e portiamo a casa il risultato. Ecco perché bisogna rendersi pericolosi sui calci d'angolo e non vuol dire che io crosso, impatto di testa e la butto dentro, vuol dire anche quello che è successo ieri, cercare la spizzata al limite di un avversario che la butta fuori e tu devi essere pronto a fare le scelte giuste e mettere la palla al centro come è stato ieri, raso terra, leggere l'azione, arriva il centrocampista a rimorchio e la butti dentro. Siamo contentissimi per il risultato, siamo contentissimi per le visite mediche di Elmas e Oilund che si aggiungeranno alla squadra ovviamente dopo queste nazionali. Noi seguiremo i nostri anche in nazionale, quindi restate sul canale, iscrivetevi, attivate la campanellina perché arriveranno comunque altri contenuti, anche se non si gioca seguiremo il tutto perché poi il periodo di nazionali presenta sempre quella situazione sul chi va là, noi ve li diamo interi, rimandateceli indietro, almeno come ve li abbiamo dati. Detto questo, Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!